Benvenuti a tutti. Sembra un po' un'espressione fatta, però ci eravamo lasciati sul più bello, giusto? Sì, in effetti nella puntata precedente eravamo entrati in analisi del contenuto interno dell'apparecchio, in qualche modo ci eravamo lasciati quando abbiamo inserito la scheda di amplificazione sulla scheda sottostante di alimentazione. Il video precedente era già diventato abbastanza lungo, per cui abbiamo pensato di interrompere la descrizione interna dell'apparecchio in due puntate. Quindi oggi ci occuperemo della parte rimanente, quindi essenzialmente da schede di amplificazione, i moduli di amplificazione e le opzioni accessorie. Per nostra comodità possiamo innanzitutto cominciare a rimuovere la scheda superiore, così abbiamo maggiore stabilità relativamente all'apparecchio. Rimossa la scheda sottostante abbiamo la scheda di amplificazione libera. Quindi possiamo cominciare a fare l'analisi di questa ultima parte del circuito. A livello logico può essere utile partire dall'ingresso e seguire il percorso che fa il segnale per arrivare alla sua uscita. L'ingresso è costituito da 4 coppie di RCA. Di queste 4 coppie, una coppia può essere utilizzata per l'ingresso fono, un'altra coppia può essere utilizzata come uscita per un tape o per un subwoofer. Il segnale viene selezionato da questi relè. Si tratta di relè con contatto crossbar. Cosa vuol dire contatto crossbar? Vuol dire che per ogni punto di selezione ci sono 2 lamelle che si incrociano, quindi abbiamo contemporaneamente 4 punti di contatto. Questa tecnologia rende il contatto molto stabile anche nel tempo, in quanto non abbiamo un unico punto di contatto che potrebbe ossidarsi o potrebbe cambiare le proprie caratteristiche di conduzione. Avendone 4, l'affidabilità sul lungo termine è molto alta. Abbiamo parecchie entrate in produzione a metà degli anni 90 che sono ancora perfettamente funzionanti utilizzando questa tecnologia. Detto per inciso, anche in questo punto preferiamo utilizzare relè a foro passante rispetto ai relè in SMD, che per certi versi sarebbero più comodi a livello di montaggio della scheda, ma a livello di costruzione interna il fatto di dover utilizzare dei materiali che resistono fino alla temperatura del forno di fusione dello stagno in qualche modo ne altera o ne modifica le caratteristiche meccaniche, rendendo il relè per certi versi potenzialmente meno affidabile e con una geometria di contatto non così raffinata come questa. Andando avanti nel percorso del segnale, una volta selezionato l'ingresso, il segnale attraverso queste due piste arriva al potenziometro di volume. Il potenziometro che controlla il volume è posto esattamente in centro fra le due metà della scheda, quindi il percorso che fanno i canali sinistro e destro sono assolutamente identici e speculari. Adesso si può comprendere ancora meglio perché il potenziometro è stato fissato in questa posizione, che lo rende incompatibile con avere una manopola sul pannello frontale. Per coadiuvare l'utente nel sapere qual è la posizione del controllo di volume, questo altro potenziometro funziona come servo. Quando il potenziometro principale attraverso il suo motore ruota anche il potenziometro di servocontrollo, la sua posizione viene letta dal microcontrollore e sul pannello frontale abbiamo un'indicazione della posizione del controllo di volume. La posizione del controllo di volume è espressa in decibel di attenuazione, quindi quando il volume è al massimo siamo a meno 0 dB, quando il volume è al minimo siamo a meno 60 dB. Tipicamente in un ambiente normale d'ascolto con diffusore di media sensibilità si va da un controllo di volume che può oscillare, fare meno 30 e meno 20 dB. Questo è tipicamente il range di utilizzo. Talvolta con delle registrazioni, specialmente di musica classica, molto basse come livello si può arrivare anche magari a meno 5, meno 6 dB, ma valori più alti onestamente non ci è mai capitato di vederli. In uscita dal potenziometro di volume il segnale arriva agli ingressi dei moduli di amplificazione, i quali sono posti esattamente in questa posizione. Adesso per semplicità non sto a infilarli sullo zoccolo nella loro posizione, ma questi due componenti realizzano e implementano il circuito di amplificazione vero e proprio. Entreremo più avanti in dettaglio su cosa è contenuto in questi moduli. Andando avanti nel percorso del segnale, in uscita dal modulo trovo un altro relè, il quale serve per coadiuvare la funzione di soft start.
Una volta che l'apparecchio è andato a regime, anche questo relay sgancia la modifica che fa la circuitazione, l'apparecchio è completamente operativo. Arriviamo alla sezione di potenza e alla sezione driver. Questi due componenti sono dei dispositivi driver che servono per pilotare i dispositivi di potenza veri e propri. Questo componente centrale invece è il sensore di temperatura. Il sensore di temperatura ha un ruolo molto importante in quanto i dispositivi finali di potenza, come tutti i dispositivi a stato solido, hanno delle caratteristiche di, chiamiamo anche se improprio, comunque di guadagno, che varia con la temperatura. Quindi questo cosa vuol dire? Che la corrente di riposo con la quale vengono polarizzati i dispositivi finali di potenza cambia il variare della temperatura di funzionamento. Man mano che l'apparecchio si riscalda, la loro temperatura aumenta e varia anche la corrente di polarizzazione. Questo componente ha il compito di sentire la tensione e mettere in atto una sorta di controreazione per stabilizzare la corrente di polarizzazione. A fianco di questo componente abbiamo, come abbiamo detto prima, i due driver. I dispositivi finali di potenza sono due coppie di MOSFET, canale P e canale N. Complessivamente sono in grado di gestire per ogni canale circa 50 A di picco e 25 A di corrente continua. Tenendo conto della potenza dominante, è un valore di corrente decisamente sovrabbondante, in grado di pilotare, sarei tentato di dire, qualunque tipo di diffusore. Magari poi alla fine accenniamo un piccolo aneddoto che ci è capitato riguardo alla capacità di pilotare anche cariche veramente, direi, del tutto anomali. I più esperti potranno notare che nei dispositivi finali di potenza non è prevista una resistenza di equalizzazione sull'emettitore, in questo caso nel source, trattando di dispositivi MOSFET. La mancanza di questo componente ha sicuramente alcuni vantaggi legati al funzionamento complessivo del circuito. Come controllare si paga lo scotto che i componenti devono essere fra di loro assolutamente identici, in modo che lavorino esattamente in parallelo uno con l'altro. Questo ci impone di selezionare i componenti uno per uno e accoppiarli all'interno di ogni circuito. Nel caso ci fosse per qualunque motivo un guasto e fosse necessario sostituire un componente, è d'obbligo sostituire tutta la bancata, perché, come ripeto, i componenti devono essere assolutamente identici fra di loro. Purtroppo è capitato che, specialmente all'estero, qualche tecnico o qualcuno che si spaccia per essere un tecnico abbia fatto delle riparazioni guardando semplicemente la sigla del componente e mettendone uno che abbia la stessa sigla, nonostante noi avessimo assolutamente sconsigliato questa pratica, ma probabilmente ritenendosi più intelligenti di quanto possiamo essere noi, non hanno ritenuto di seguire questo consiglio. Il risultato è stato che dopo pochi giorni o qualche settimana l'apparecchio si è di nuovo guastato, ma è anche assolutamente logico. Se abbiamo in questo caso due componenti progettati per funzionare insieme, quindi dividersi metà del compito, se ne mettiamo due diversi, cosa succede? Quello più sensibile comincia a lavorare per primo e l'altro, come in certe situazioni idiomatiche, guarda quello che lavora, però evitando bene di sudare e di lavorare. Quando questo arriva poverino al suo limite, magari si rompe, va in cortocircuito e questo qui ne segue in qualche modo il destino. Quindi assolutamente mai cambiare un componente finale di potenza da solo senza cambiare tutta la bancata assolutamente identica. Su questa scheda esistono alcune circuitazioni accessorie. Ad esempio, in questa zona abbiamo un circuito che rivela la presenza di componente continua in uscita verso i diffusori. Come funziona? Il circuito monitorizza costantemente la tensione solo in DC che esiste. Quando questa tensione supera il valore di soglia, tipicamente di 1,5 volt, viene informato il microcontrollore davanti, il quale spegne l'apparecchio in modo autonomo. Perché abbiamo scelto questa protezione presente su tutti i nostri apparecchi? Senza sapere esattamente il motivo, ha formulato l'ipotesi che i nostri amplificatori fossero un po' fragili e si spegnessero senza che ci fosse motivo. In realtà questa scelta è stata fatta come salvaguardia per il diffusore. Ad esempio, immaginiamo di avere collegato un giradischi con uno stadiofono. Molto spesso i dischi sono ondulati. Se togliamo la griglia di protezione dal woofer e osserviamo cosa succede al woofer quando sta riproducendo un disco, vedremo che molto facilmente il woofer va lentamente avanti e indietro. Questo cosa comporta? Comporta alcune conseguenze
negative. Innanzitutto a livello di funzionamento praticamente mai il woofer è nella posizione centrale di riposo dove ha il minore distorsione e il miglior comportamento in gamma medio-bassa e gamma media, perché si trova a lavorare in una posizione del trafero che non è simmetrica. Poi potrebbe arrivare vicino al suo fondo corsa meccanico, quindi arrivare in una zona dove potrebbe esserci un danno meccanico all'altoparlante. Un'altra situazione in cui abbastanza frequentemente, devo dire, capita una situazione di questo genere nell'ambito digitale è quando durante la fase di mastering il tecnico, il fonico, non si è accorto della presenza di componenti subsoniche. Queste qui magari possono essere captate dalle aste dei microfoni o generati se ci sono dei sintetizzatori elettronici come spurie di musica prodotte in modo elettronico. Essendo segnali subsonici non vengono riprodotti dal diffusore, non vengono sentiti da chi sta facendo il mixing, ma nel brano musicale sono presenti e possono spostare molto il funzionamento dell'altoparlante. Quindi per evitare che esistano problematiche di questo genere, quando la tensione continua supera il valore che indicavo prima di 1,5 volt, l'apparecchio per cautela verso il diffusore si spegne. Per quello che riguarda l'apparecchio in sé, l'HS IVA potrebbe erogare tranquillamente anche la tensione massima di uscita in tensione continua senza avere nessun tipo di problema, ma il problema l'avrebbe sicuramente il woofer dei diffusori. Se volete fare un esempio potete fare una prova di questo genere. Potete prendere una batteria da 1,5 volt, una batteria stilo o mini stilo, e collegarla direttamente al morsetto positivo o negativo del diffusore. Naturalmente dopo aver staccato i cavi che vanno all'amplificatore. Dovreste osservare se collegate il terminale positivo al più della cassa e il meno al meno della cassa che il woofer esce verso l'esterno del diffusore e la quantità di movimento che fa non è piccola, quindi 1,5 volt in tensione continua è già una tensione che sposta in modo abbastanza apprezzabile la zona di lavoro della membrana del woofer. Detto per inciso, è capitato diverse volte di trovare dei diffusori che all'insaputa del proprietario avessero dei problemi di fase. Quelli più facili da rilevare in qualche modo sono quelli legati alla fase del woofer. Facendo la prova di prima, mettendo una batteria, si vede se il woofer esce o viene avanti. Se in uno dei due diffusori il woofer esce e nell'altro rientra, vuol dire che i due diffusori, magari per un errore di assemblaggio in fabbrica, sono stati montati controfase. All'atto pratico uno degli aspetti che capita dal punto di vista sonoro è che la gamma bassa praticamente funziona in cortocircuito. La gamma bassa che emette il diffusore di sinistra viene cancellata da quella che emette il diffusore di destra e la sensazione è di avere un basso molto secco e privo delle armoniche più profonde. Più subdolo e più difficile da rilevare è se ad esempio il medio o il tweeter sono girati in controfase. L'unico modo per potersene accorgere è mettere un segnale monofonico, ascoltare e si sente chiaramente se i diffusori sono perfettamente allineati come fase o meno. Purtroppo devo dire che non è infrequente trovare dei diffusori che per errore di montaggio abbiano uno degli altoparlanti fuori fase, quindi vi invito magari a fare una prova a costo nullo per verificare se nel vostro ambiente questo magari incidentalmente è capitato. Parlando di questo tema, mi sentirei quasi di rendervi partecipe di un aneddoto che è capitato in questa sala d'ascolto. Ormai c'era ancora il top audio, quindi andiamo indietro parecchi anni, insomma. E qualche settimana prima del top audio ci contatta un costruttore di diffusori che aveva piacere farci ascoltare, farci vedere la sua ultima creazione. Ultima e anche unica, penso, perché poi non abbiamo più avuto modo di incontrare questo costruttore. Vabbè, insomma, ci porta questi diffusori a 4 vie con un woofer molto importante. Mettiamo la sala d'ascolto, appena acceso, ma dopo neanche mezzo secondo, gli dico, qui c'è qualcosa che non torna, la gamma bassa sembra in cortocircuito. Sei sicuro? Gli ho chiesto che non ci sia un errore di fase e lui mi dice no, ma guarda, è impossibile, anche perché questo diffusore l'ho fatto girare, fa diverse riviste, hanno fatto delle recensioni, l'hanno provato, l'ho portato nella mia sala d'ascolto, abbiamo utilizzato qualche settimana, adesso te l'ho portato qua. Io, guarda, posso assolutamente sbagliarmi, ma fare una verifica ci costa nulla. Quindi prendo la classica batteria da 1,5 volt,
Collego dal diffusore destro, il woofer viene fuori. Collego il diffusore sinistro e secondo voi che cosa è successo? Il woofer rientra, manifestando chiaramente che uno dei due woofer era in controfase. Non vi dico il bianco quasi assoluto verso cui è virata la carnagione di questo costruttore vedendo una cosa del genere. Nella mia mente invece ho pensato, vabbè, lui il costruttore non se ne è accorto, i negozianti qui portati non se ne sono accorti, le riviste che l'hanno recensita non se ne sono accorte, doveva proprio arrivare fino a Cremona questo diffusore per rendersi conto che c'era qualcosa che non funzionava. Mi ha gentilmente e comprensibilmente chiesto di tenere un po' di riservo sull'argomento, richiesta che è assolutamente legittima e che è stata sicuramente rispettata, ecco. Ma questo per dire che è abbastanza frequente che capitino cose di questo genere. Ritornando all'analisi della nostra scheda, completiamo il discorso della protezione con due aspetti. Questo è il sensore termico il cui compito è informare il microcontrollore della temperatura raggiunta dalla lente di dissipazione e dai finali di potenza. Quando questo valore supera i 70 gradi, automaticamente il microcontrollore spegne l'apparecchio. Tranne una volta in cui abbiamo fatto un rodaggio abbastanza intenso dei diffusori molto grandi in piena estate, non ci è mai capitato di vedere che l'apparecchio entrasse in protezione termica. Comunque 70 gradi sono comunque una temperatura assolutamente accettabile per i dispositivi di potenza. L'altro elemento di protezione sono questi 4 fusibili, i quali hanno il compito di proteggere i dispositivi finali di potenza. L'apparecchio non dispone di nessun altro circuito di protezione se non la presenza di questi fusibili rapidi. Sottolineo che si tratta di fusibili rapidi, per cui nel caso ci fosse un problema dovuto magari al fatto che nel collegamento verso i diffusori l'utente ha fatto un cortocircuito o un sovrappilotaggio, comunque in qualunque condizione se ne dovesse bruciare uno dei due, è importante sostituirlo con un fusibile che abbia esattamente lo stesso valore e la stessa tipologia. Insieme all'apparecchio c'è un sacchettino che contiene i fusibili di scorta, per cui dovesse capitare anche la domenica pomeriggio, in pieno ascolto con degli amici in casa, basta attingere al sacchettino a portafusibile e ripristinarlo e magari evitare di fare delle manovre inconsulte. Come abbiamo accennato nella puntata precedente, notiamo la presenza di 8 LED. Questi 8 LED indicano la presenza delle 8 tensioni che alimentano i circuiti driver e i circuiti finali di potenza. Ritengo inutile dire, ma lo dico lo stesso, che se qualcuno dovesse intervenire per cambiare i fusibili, deve essere certo che i LED siano completamente spenti. Se i LED sono completamente spenti vuol dire che le tensioni sono nulle e tutti i condensatori sono scarichi. Adesso possiamo parlare dei moduli di amplificazione. All'interno di questo circuito è contenuto tutto quello che è il cuore dell'apparecchio, ovvero tutto ciò che serve per amplificare il segnale che giunge dal potenziometro di volume che deve andare a pilotare i dispositivi finali di potenza. La circuitazione che serve per incrementare questo valore di tensione e quindi implementare il guadagno dell'apparecchio è una circuitazione che ha un compito molto delicato. Qualunque contaminazione, manipolazione, influenza ci sia nel passaggio del segnale attraverso questo componente inevitabilmente si ripercuote sulla sonorità dell'apparecchio. Per comprendere meglio qual è la nostra posizione relativamente alle circuitazioni, le componentistiche e l'influenza che hanno i vari tipi di componenti, possiamo rimandarvi a alcune delle puntate precedenti dove abbiamo analizzato in dettaglio la differenza che ci può essere fra un transistor bipolare, un transistor MOSFET e le varie architetture circuitali. In qualche modo i moduli di amplificazione contenuti nell'HS-IPA rappresentano la somma di tutta l'esperienza che negli anni abbiamo accumulato, quindi l'ultimo arrivato in qualche modo ha, non dico vissuto di rendita, ma si è trovato in una posizione di vantaggio rispetto ai primi apparecchi, nel senso che molte delle cose erano già state messe a fuoco, erano già state comprese, è stato più semplice implementarle anche all'interno di questo apparecchio. Senza entrare nel dettaglio della circuitazione, mi sento quasi in dovere di riconoscere all'HS-IPA una circuitazione analogica estremamente raffinata. Oggi, in questo momento storico, è difficile trovare un'apparecchiatura, anche high-end, estremamente costosa, di grande blasone, che abbia una circuitazione analogica così raffinata, ma soprattutto pensata per andare in una ben precisa direzione sonora.
Tutto ciò che all'interno di questo componente è stato accuratamente pensato, testato, e le centinaia di ore di ascolto che sono servite per metterne a punto i singoli dettagli alla fine hanno prodotto un risultato sonoro secondo me molto interessante, difficile da trovare, ripeto, come direzione sonora su prodotti apparentemente concorrenti. Qualcuno ci ha chiesto come mai i moduli sono completamente resinati. Allora, qui si apre un discorso abbastanza dedicato, nel senso che per nostra scelta le circuitazioni che implementiamo sono tutte accoppiate in corrente continua. Sul percorso del segnale non c'è nessun condensatore. Questo impone che i punti di lavoro siano accuratamente dimensionati e devono rimanere nel corso del tempo il più stabili possibili. Qualunque asimmetria ci possa essere nel circuito fra la parte positiva e negativa, inevitabilmente si tradurrebbe in uscita in un offset variabile. Siamo in grado di garantire un offset in uscita molto stabile pur in presenza di una circuitazione accoppiata interamente in corrente continua. Per fare questo le temperature, ad esempio all'interno della circuitazione, devono essere tenute il più possibile simmetriche e uguali fra i vari punti. La resina che utilizziamo per inglobare tutti i componenti è una resina termoconduttiva e questa ci consente di avere una stabilizzazione termica molto efficace e molto veloce, quindi non c'è fenomeno di deriva termica che non venga praticamente compensato nella parte positiva e nella parte negativa dell'amplificazione. Un altro vantaggio che ci dà è che il circuito dal punto di vista meccanico è molto stabile, non è soggetto a vibrazioni che in qualche modo possono poi ripercuotersi sulla sonorità che esprime il componente. Nota margine, anzi le note margine sarebbero due. Uno legato al fatto che all'interno di questi componenti, mi sembra quasi scontato dirlo, ma delle volte si è costretti a ripetere anche l'ovvio. Per arrivare a una circuitazione così sofisticata vengono utilizzati esclusivamente componenti discreti. Non c'è nessun circuito integrato, magari fosse così sarebbe stato molto più semplice. I singoli transistor che sono dentro sono, come ho accennato anche in passato, misurati uno per uno e accoppiati uno per uno all'interno di questi due moduli. Noi abbiamo un database che ci consente in qualunque momento di risalire ai valori esatti che venivano utilizzati e poter replicare questo. Utilizzare un circuito integrato ci avrebbe consentito sicuramente un grandissimo risparmio di tempo, un grandissimo risparmio economico, ma il risultato finale sarebbe stato decisamente diverso. Un'altra nota a margine è quella relativamente alla controreazione. Secondo i cicli, non dico storici perché stiamo parlando di periodi di tempi più brevi, ecco, però ci sono alcuni argomenti nel settore dell'alta fedeltà che a volte si originano, arrivano al loro culmine, poi pian piano e in qualche modo si dimenticano e non sono più così presenti. Ad esempio, se andiamo indietro qualche anno, era d'obbligo per gli apparecchi avere una circuitazione bilanciata. Se l'apparecchio non era bilanciato non poteva essere considerato un apparecchio di riferimento, un apparecchio che avesse certe caratteristiche sonore, eccetera. In qualche modo si ragiona più che altro per titoli e per icone, più che per contenuto reale. Ecco, diciamo, in questo momento è ritornato di moda il discorso della controreazione, tema sul quale abbiamo dedicato diverse puntate. La nostra posizione al riguardo è molto nota. In grande sintesi direi che personalmente reputo la controreazione di per sé né negativa né positiva. È uno degli strumenti che si hanno a disposizione nella progettazione. La controreazione in sé è presente nella quasi totalità delle azioni che l'uomo compie nel corso della sua vita, quindi non vedo perché nell'alta fedeltà debba essere comunque demonizzata. Quindi il fatto che qui dentro ci sia della controreazione totale, a anello, e come possa essere suddivisa fra questi due tipi, al lato pratico, per quello che riguarda l'utente, lo considero del tutto irrilevante. Quello che dovrebbe essere importante per l'utente è alla fine come l'apparecchio suona, come mi consente di ascoltare la musica. Poi le scelte che sono state fatte, non possiamo entrare in dettaglio di ogni singola scelta senza vederle in un quadro complessivo. Non è il singolo aspetto che di per sé assume una rilevanza di totalità, è come l'insieme degli elementi di influenza vengono gestiti e il risultato finale che offrono. Terminato di analizzare la parte di amplificazione, possiamo occuparci delle schede che costituiscono le opzioni dell'apparecchio. In questa scheda è implementato lo stadiofono,
Vedete, si tratta di una scheda completamente simmetrica per i due canali. Verso l'ingresso abbiamo i due selettori con 8 punti di selezione, 4 per il guadagno e 4 per l'impedenza d'ingresso, in modo da potersi adattare a praticamente tutte le testine, sia MM che MC. Sono presenti sul circuito, per ogni canale, due componenti di scorta, una locazione per montare una resistenza con un'impedenza di ingresso personalizzata per quella testina, se i valori che sono presenti come default non fossero idonei, e un'altra posizione dove montare una resistenza per stabilire il guadagno dell'apparecchio nel caso i valori proposti, anche in questo caso, non fossero idonei alla testina che stiamo utilizzando. Quindi abbiamo una versatilità molto grande che ci consente di utilizzare praticamente tutte le testine, ad eccezione di quelle testine di altissimo livello che in qualche modo hanno necessità di avere esternamente un trasformatore step up. Quindi le testine che escono 0,1, 0,15 mW è praticamente impensabile poter amplificare con uno stereofono esterno direttamente. Sono state concepite per avere esternamente un trasformatore che innalzi la tensione. A parte questi casi estremi, uno stereofono come questo si può adattare praticamente, come dicevo prima, a tutte le testine. Qualcuno noterà la presenza di questi due circuiti integrati. Come accennavo nella prima puntata, obtorto collo, considerando la quantità di spazio, anzi la mancanza di spazio che abbiamo a disposizione, è stata l'unica scelta possibile. Si sarebbe eventualmente potuto anche immaginare una circuitazione a componenti discreti, ma sarebbe stata una circuitazione così basica che alla fine avrebbe suonato decisamente peggio rispetto alla soluzione di questi due circuiti integrati. Circuiti integrati che sono stati scelti, direi, dopo quasi estenuanti prove per riuscire a individuare il modello esatto che fosse il meno lontano possibile rispetto alla nostra direzione sonora. Nella curva di equalizzazione potete vedere che utilizziamo due componenti dalla WiMA a montaggio tradizionale, condensatori di alta qualità, per cui conferiscono complessivamente alla scheda un comportamento sonoro di eccellente livello. In questa zona abbiamo l'alimentazione di due circuiti integrati, alimentazione che viene già pre-regolata sulla scheda principale, quindi abbiamo in cascata due stadi di regolazione. Questo ci consente di offrire allo stadio di guadagno fono una tensione di alimentazione estremamente pulita, stabile, filtrata e che non va a contaminare il delicato segnale dello stadiofono. Possiamo idealmente immaginare o mettere in relazione lo stadiofono che caratterizza la KS-IPA come qualunque stadiofono commerciale fino all'ambito di 2-3 mila euro. Qualunque stadiofono potreste comprare in quell'ambito di prezzo, alla fine non sarebbe altro che nella sostanza una diversa implementazione, ma di qualcosa che è praticamente identico a quello che è realizzato su questa scheda. Il grande vantaggio qual è? Che essendo inserita direttamente nell'apparecchio ottimizza e riduce il percorso del segnale. In qualche modo c'è il risparmio anche del cavo di interconnessione esterno fra l'apparecchio e lo stadiofono. Cavo che, se deve essere di buona qualità, non può costare poco. Quindi alla fine è anche una soluzione che consente una semplificazione, un risparmio economico, pur conservando un'eccellente qualità di ascolto, anzi molto spesso offrendo una qualità di ascolto dello stadiofono ancora migliore rispetto alla soluzione con un prefono esterno. Inserire la scheda come opzione anche una volta acquistato l'apparecchio è molto semplice. Tolto il coperchio, la scheda si inserisce su due pettini, viene messa a dimora e viene fissata con 4 punti di fissaggio. Fissate le viti costituisce un blocco unico, esente da vibrazioni, assolutamente stabile, perfettamente ingegnerizzato, inserito nel contesto dell'apparecchio. Completa il range delle opzioni disponibili l'ingresso DAC. Come accennato nelle precedenti puntate, questa opzione è costituita da due schede montate a sandwich una sull'altra. La scheda superiore implementa tutta la parte digitale di conversione, la scheda inferiore implementa gli stadi analogici di uscita. Anche in questo caso l'utente può facilmente inserire la scheda dell'opzione DAC in un qualunque momento dopo aver acquistato l'apparecchio. Molto semplicemente viene ospitata
in questa posizione, c'è un connettore elettrico e altri 4 punti di fissaggio meccanico. A livello di connessione la scheda ha un ingresso USB, 2 ingressi ottici e 2 ingressi coassiali, quindi 4 ingressi SPDIF. L'ingresso USB è basato sulla piattaforma Amanero, mentre gli ingressi SPDIF attestano su un ricevitore SPDIF dall'HM. Nella parte interna del circuito abbiamo la sezione che realizza l'ingresso USB, gli ingressi SPDIF e dall'altro lato abbiamo la parte di conversione vera e propria. Attraverso questo connettore il segnale, dopo la conversione digitale analogico, arriva all'ingresso di questa scheda, la quale implementa la sezione di filtraggio analogico e gli stadi di uscita. Anche in questo caso notate la presenza di 2 circuiti integrati. Anche in questo caso la scelta è stata praticamente d'obbligo, perché lo spazio a disposizione sarebbe stato assolutamente insufficiente per gestire tutto quello che serve per i 2 canali. E ripeto, come ho detto prima per lo stadiofono, un'eventuale circuitazione o componenti discreti in uno spazio così ristretto sarebbe stata forse più intrigante dal punto di vista commerciale, ma lato pratico come sonorità sarebbe stata inferiore alla scelta di questi 2 circuiti integrati. La modalità con cui funziona questa scheda è impostabile da parte dell'utente fra la modalità Music e la modalità Test. Cosa vuol dire? Nella modalità Music solo una parte del circuito è sul percorso del segnale. Questo a discapito però di misure strumentali magari meno precise e meno raffinate. Nella parte Test viene inserita un'altra parte di circuitazione, per cui sul percorso del segnale abbiamo 2 circuiti integrati. Dal punto di vista delle misure strumentali rappresenta la eccellenza con delle caratteristiche strumentali prossime al convertitore ideale, ma fra le 2 soluzioni a livello di ascolto e di produzione musicale preferiamo decisamente la modalità Music, che è quella fra l'altro che è impostata di default nell'apparecchio, quindi se l'utente non interviene la scheda di opzioni digitali funziona secondo questa modalità. Come abbiamo accennato per lo stadiofono, rispetto all'ambito di costo a cui può essere paragonata una soluzione integrata all'interno dell'HSI, possiamo tranquillamente metterlo in comparazione con dei sistemi di conversione esterne fino a 2-3 mila euro. Se poi prendiamo delle piattaforme di conversione esterne basate su alcune tecnologie che dal punto di vista strumentale rappresentano sicuramente l'eccellenza, ma dal punto di vista sonoro, dal mio punto di vista, sono ampiamente perfettibili, direi che l'opzione DAC presente nella cassa si fa di gran lunga preferire a livello di caratteristiche sonore. Detto questo, cosa potremmo dire in aggiunta? Osservando la mia mano dove è in questa posizione, direi che non abbiamo parlato della letta di raffreddamento, poverina, la quale comunque svolge un compito molto importante e completa anche dal punto di vista estetico l'apparecchio. Lo rende chiaramente riconoscibile come un amplificatore di potenza. Detto questo, a livello di caratteristiche sonore abbiamo già in qualche modo toccato l'argomento nella prima puntata, dove ho espresso la mia difficoltà nel cercare di trasferire quali possono essere le caratteristiche sonore dell'HS-IPA. Possiamo aggiungere che se qualcuno è interessato a venire ad ascoltare nella nostra sala ci può venire a trovare in qualunque momento previo appuntamento. La nostra direzione sonora ormai dopo così tanti video e parole spese dovrebbe essere abbastanza chiara. Chi ha avuto modo di entrare in contatto con i prodotti Norma se ne è reso conto in modo indissolubile che è una direzione sonora peculiare e praticamente unica. E mi sentirei solo di aggiungere per chiudere un aneddoto che è accaduto qualche anno fa, quando in sala d'ascolto avevamo un diffusore molto importante, un diffusore che all'epoca, giusto per dare un inquadramento di prezzo, era intorno ai 50.000 euro per coppia. 50.000 euro in un momento dove 50.000 euro erano 50.000 euro, non come oggi che 50.000 euro servono a malapena per una coppia di cassettine bookshelf da mettere in un angolo. E stiamo parlando di un diffusore che aveva 3 woofer, medio-basso, medio, tweeter frontale, tweeter posteriore, quindi un diffusore molto importante. Anche a livello di filtro crossover, aveva un filtro crossover di grande dimensione con una quantità di elementi reattivi fra induttanze e condensatori all'interno decisamente non trascurabile.
L'avevamo qui da qualche mese e un signore era venuto a sapere che l'avevamo qua attraverso il costruttore, quindi aveva espresso, visto che era dalla nostra zona, il desiderio di venirlo a ascoltare. Allora un giorno viene a trovarci e nella nostra sala d'ascolto c'erano collegate tutte le nostre elettroniche. Lui si concentra, giustamente, visto che era questo lo suo scopo, sul diffusore, sta qui a ascoltare quasi un paio di ore e tutti i brani più disparati, devo dire, anche a livello di scelta musicale, è una scelta musicale molto interessante, molto ampia. Fra cui alcuni brani per orchestra sinfonica con grande dinamica sono brani anche che riuscivano a mettere, non dico in crisi il diffusore, ma ecco. Insomma, alla fine scambiamo quattro parole relativamente alla sua impressione e valutazione e mi dice sì, il diffusore è interessante, il suono mi è molto piaciuto, penso che poi abbia poi acquistato questo diffusore e guardando tutte le elettroniche norma che erano accese mi dice però capisco anche che con delle elettroniche così importanti dietro il diffusore insomma sia stato in qualche modo avvantaggiato nell'esprimere tutto quello che era. E intanto che compie questo gesto indirizza la mano verso la coppia di monofonici che erano collegati, che erano qui in sala d'ascolto. Da quel gesto comprendo che lui si era formulato l'ipotesi che fossero stati due monofonici a pilotare questi diffusori molto importanti. È stato interessante vedere la sorpresa che ha avuto questa persona quando ha detto guardi, in realtà non erano i due monofonici, ma era l'HS IPA che faceva tutto, un solo amplificatore integrato da 75 watt per canale, le ha fatto ascoltare questi diffusori così importanti e impegnativi con una qualità che lei ha percepito oggi. Ecco. Probabilmente questo aneddoto può valere più di 1000 parole nel tentare di descrivere come può essere la sonorità di questo oggetto. Ritornando all'HS IPA è stato l'apripista per una serie di puntate che faremo dedicate all'analisi dei prodotti norma. Approfitto per chiedere a chi ha seguito queste puntate un commento, una proposta. Se alcuni aspetti che magari poteva essere interessante toccare non sono stati toccati o avrebbero dovuto magari essere più approfonditi, se ci fate avere le vostre osservazioni ci può essere utile per mettere meglio a fuoco come strutturare le puntate dedicate agli altri prodotti. Beh, è stato un lunghissimo viaggio, come hai detto tu, sia per te per progettare, ingegnerizzare e poi arrivare all'HS IPA e per noi, insomma, seguire tutta la storia perché c'era tanto da dire ed è stato necessario appunto spezzare in diverse puntate. Comunque ci vediamo alla prossima e vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale e di attivare la campanella per non perdere i prossimi contenuti. E grazie mille. Grazie a voi.